Una cosa va detta, sono proprio carini questi graffiti. Cosa c'è di interessante da vedere qui a Giardini Naxos? Allora, sicuramente l'area archeologica di Naxos, la prima colonia greca ad essere stata fondata qui, in Sicilia. Questa attorno a me è la Plateia, una delle 3 vie principali di Naxos, che fu strutturata secondo un modello di pianta ortogonale, quindi 3 plateie, 3 vie principali tagliate negli stenopoi. Questa è la seconda delle 3 plateie che percorrono la cittadina, la colonia, che la percorrono con inclinazione est-ovest. Questi invece, alla mia destra, sono i resti di abitati. Si pensa che l'area settentrionale fosse l'area commerciale della colonia, mentre quella meridionale fosse destinata principalmente ad abitato. Questi sono altri resti di abitati. Sono le case, sono situate una strettamente una accanto all'altra. Sono dei piccoli edifici. Ecco qua. E qua c'è sempre l'Etna. Questi sono altri resti di abitati datati V secolo a.C. Quindi l'ultimo secolo di vita di Naxos, prima di venire distrutta nei primi anni del 400 a.C. Il fatto che Naxos fosse di origine calcidese, quindi ionica, e alleata con Atene, mentre Siracusa fosse di origine corinzia, quindi alleata con Sparta, creò non pochi contrasti, tanto che Naxos si alleò contro Atene nella guerra contro Siracusa, verso i primi decenni del 400 a.C. E questo si concluse con la completa sconfitta di Atene e la distruzione totale di Naxos nel 403 a.C. Qualche anno dopo i superstiti si trasferirono in un'area collinare situata poco sopra Naxos, che era abitata da siculi che praticavano l'agricoltura e l'allevamento. Quest'area fu chiamata Tauromenium, l'odierna Taormina. Questo nome era legato al fatto che questa cittadina si trovava ai piedi di un monte che, a detta delle persone da allora, aveva la forma di un toro, chiamato tuttora Monte Tauro. Queste invece sono le mura difensive. È carina qui questa piccola fessura che dà sul lato esterno delle mura, con anche un piccolo scorcio sul mare. Certo, non stiamo parlando di un'area archeologica estremamente ricca o soddisfacente come potrebbe essere quella di Siracusa o quella di Agrigento, però è molto interessante comunque pensare che è da qui che è nato tutto, è da qui che è nata la colonizzazione di quella che poi sarebbe diventata la Magna Grecia.